Ciao a tutti, mettetevi comodi perché cercherò di spiegarvi la tosse dei canili. È una delle patologie più difficili da spiegare ai proprietari e più complessa, anche se fortunatamente è anche una patologia autolimitante. Diciamo che la tosse dei canili deriva dal termine inglese kennel cough e oggi si piace più definirla come complesso delle malattie respiratorie infettive del cane, proprio perché non esiste, diciamo, un solo agente infettivo che causa la tosse dei canili, ma esiste una serie di batteri e di virus che possono causare questa che viene definita complesso delle malattie respiratorie nel cane. Partiamo subito con cercare di spiegare che cos'è questa, diciamo, tosse dei canili. È una tracheobronchite infettiva che colpisce generalmente la trachea e i bronchi e, se complicata in alcuni soggetti che possono essere cuccioli o animali molto debilitati, può anche generare problemi più seri come polmoniti. È di solito causata da diversi agenti infettivi, non si è ancora capito esattamente qual è l'agente coinvolto, ma piace più descriverlo come il nostro raffreddore, dove ci sono tantissimi agenti infettivi che fanno parte di questo problema per noi molto comune, che è il raffreddore. Nella tosse dei canili è un po' la stessa cosa. Bisogna stare attenti a dare la colpa, per esempio, solo a bordetella bronchiseptica e pensare che vaccinando il cane solo per bordetella bronchiseptica noi eliminiamo la tosse dei canili, perché non è esattamente così. Esistono altri batteri come i micoplasmi, come Streptococcus e altri virus come quello della parainfluenza, come il virus dell'adenovirus, come il virus dell'influenza canina, come il virus dell'herpes virus, il coronavirus respiratorio, pneumovirus. Abbiamo diversi virus che possono creare questo tipo di sindrome, questo tipo di complesso delle malattie infettive del cane. La cosa positiva è che questa tosse è autolimitante e generalmente è necessario tenere il proprio cane a riposo, non far fare esercizio fisico, non agitarlo troppo, eventualmente utilizzare antitussigeni magari naturali come il miele, cercare fondamentalmente una cosa, ovvero quello di evitare di portare il vostro cane a contatto con altri cani, perché la cosa, diciamo, più grave che dà questo tipo di tosse dei canili, tra virgolette, è che è molto contagiosa, quindi fondamentalmente il rischio è che stagionalmente noi abbiamo diversi cani che hanno questo tipo di tosse. È una tosse di solito acuta. Molto spesso il proprietario la descrive: il mio cane vomita, in realtà è l'espettorato, dopo che ha tossito fa e poi elimina l'espettorato, un po' come il nostro mal di gola, per capirci. Quella è proprio tosse ed è molto fastidiosa perché per 2 ma anche 3 settimane il cane può tossire veramente in maniera insistente, e quindi fondamentalmente quando noi abbiamo un cane con una tosse dei canili fondamentalmente dobbiamo evitare di contagiare altri cani, quindi è molto importante che quando noi vediamo che il nostro cane ha la tosse, ovviamente visita il veterinario, ma soprattutto evitare che vada a contatto con altri cani, magari di amici, parenti. Mi è capitato una volta che mi portarono un cane che tossiva, ovviamente feci diagnosi di tosse dei canili e dopo 1 giorno e mezzo mi chiamò il proprietario di un altro cane che viveva sopra il cane a cui avevo diagnosticato la tosse dei canili. Viene definita tosse dei canili proprio perché è molto contagiosa in ambienti in cui ci sono tanti cani, quindi canili, allevamenti, quindi bisogna stare attenti fondamentalmente in quelle situazioni, quindi cercare di fare tanti cambi d'aria, un po' quello che succede poi con la nostra influenza, il nostro raffreddore, cioè cercare fondamentalmente di evitare il contagio, disinfettare dove si può, cercare di tenere separati gli animali che manifestano i segni clinici. Di solito è una tosse provocabile con la palpazione della trachea, ma non sempre, e è una patologia fortunatamente, ripeto, nel 90% non grave. In alcune situazioni chiaramente è necessario l'uso
degli antibiotici solo in quelle situazioni eventualmente gravi, dove il rischio delle polmoniti può essere ovviamente descritto, come per esempio se c'è febbre, se c'è anoressia. In quei casi lì è chiaro che l'utilizzo degli antibiotici è fortemente consigliabile. Negli altri in realtà l'ideale sarebbe il contenimento dei segni e dei sintomi attraverso, ripeto, esistono antitossigeni naturali come il miele, oppure ci sono dei prodotti antitossigeni. Non bisogna ovviamente esagerare chiaramente con gli antitossigeni, però fondamentalmente l'ideale è quello di controllare la fase, diciamo, virale e non esagerare con gli antibiotici per evitare l'antibiotico resistenza, che è un problema molto grave in medicina, non solo veterinaria ma anche in umana. Ne parleremo magari in un altro video. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.